Sì, io sono nato in una famiglia cattolica dove mia mamma è cattolica praticante. Mio padre invece era, ecco, cattolico solo di nome, ma non per niente praticante, anzi molto, molto lontano soprattutto dalla Chiesa cattolica. Forse un cristiano, ma sicuramente non un cattolico. E, e sicuramente queste due persone hanno condizionato, ecco, il mio essere cattolico e poi prete. Io sono un prete cattolico che spesso non è molto d'accordo e spesso è in dissenso con la gerarchia cattolica. Penso che il dissenso serva, ecco, ecco, la mia fede, a fare in modo che la mia fede venga vissuta sempre meglio, e penso che il dissenso serva anche a migliorare la Chiesa a cui appartengo. What was the time in your life where where you felt like you made your Catholicism, your religion, your own, not just what was given to you by your parents, but you felt faith for the first time in your life? Qual è stato il momento in cui tu hai sentito che la fede non era una cosa di eredità, ma che era tua, che sei stato tu il padrone di iniziare a diventare padrone della tua fede? Il primo momento in cui ho pensato a questo è stato intorno ai 17-18 anni, nel momento in cui io stavo già in seminario. Il seminario è il posto dove si studia per diventare prete. Ecco, sono stato mandato via, sono stato cacciato, allontanato, diciamo, dal seminario. Anche per questo mio modo di vivere, ecco, di vivere la fede. E ho approfittato di questo periodo per ripensare a tutto quello che avevo vissuto fino ad allora. Innanzitutto ecco, alla mia voglia di essere prete, e poi soprattutto ecco, alla mia fede, se la fede era legata all'ambiente in cui ero nato, quindi a mia mamma, alla mia famiglia, oppure se era qualcosa che apparteneva a me. E ecco, in quel periodo ho scelto ecco, di essere soprattutto cristiano, più che cattolico. Insomma, il cattolicesimo è uno dei modi di vivere il cristianesimo. Ecco, l'ho scelto, e da quel momento in poi ho cercato di essere cristiano e come dire, di conciliare le mie scelte di vita con la mia fede in Gesù Cristo. What were some of the things that how was he living his faith that was causing him conflict with the seminary? E vorrei sapere come vivevi la tua fede che creava conflitto con il seminario. Qual è stato il modo di... Ma il seminario, ecco, il cristianesimo è una fede che parte dalla libertà. Ecco, San Paolo dice che noi viviamo nella libertà dei figli di Dio. Il seminario è il contrario di questo, cioè il seminario è un luogo dove per tanti versi la libertà personale viene repressa. Viviamo nella libertà dei figli di Dio. Ok. Ecco, se Dio è libero e noi siamo i figli di Dio, anche noi siamo liberi come Dio che è il nostro Padre. Ecco, nel seminario le regole, la disciplina diventa più importante della tua vita.
e questo mi sembra non sia, ecco, non sia molto cristiano. E niente, da questo poi è nato un conflitto appunto sulle regole, sulla disciplina, sul modo di vivere nel seminario. Insomma, io chiedevo un seminario aperto, un seminario dove ci si potesse anche confrontare con i problemi del mondo, insomma. Io ho fatto seminario a Napoli, e Napoli è una città piena di contraddizioni, piena di povertà, di emarginazione, e invece il seminario era come un'isola felice all'interno di una città che è disperata. Yeah. Ecco, io chiedevo di creare delle interferenze tra il seminario e la città, così che noi potessimo imparare dai problemi della città ad essere preti, perché anche quella è una scuola, e la città potesse, come dire, ricevere da noi, dai giovani che volevano diventare preti, un po' di speranza. Why? What did they say or what happened? Perché? Cosa facevano e cosa è successo che per loro è un problema? Semplicemente perché non era ammesso né la contestazione, ma nemmeno il dibattito, insomma la discussione su questi argomenti. Cioè il seminario è questo e basta. Non c'era possibilità di discutere, ecco, di chiedere nemmeno dei cambiamenti. E niente, di fronte a questo io ho cominciato invece a contestare insieme a un gruppo di amici, pochi veramente. E poi abbiamo iniziato anche nelle ore libere della giornata ad andare ad esempio a fare catechismo nei quartieri poveri della città, nelle zone più disagiate della città. Ecco, questo è stato considerato un gesto di insubordinazione, di disobbedienza, appunto, e quindi mi hanno allontanato. God provided the perfect place for you to start your disobedience. Yeah, Dio ti ha dato il posto perfetto per iniziare la disobbedienza. Sì. Ma significa confrontarmi continuamente con una persona che è Gesù Cristo e con il suo messaggio che è il Vangelo, e soprattutto per quanto mi riguarda con un brano del Vangelo che è al capitolo 25 del Vangelo di Matteo. E che dice, ecco, dove Gesù si paragona a un re che alla fine della storia giudicherà le persone e dividerà i buoni dai cattivi. Ecco, il metro di misura, il giudizio per dire a un tale che è stato buono, è stato giusto, e all'altro che è stato cattivo, non sarà hai creduto in Dio, nemmeno sei stato cristiano o no, oppure hai partecipato, che ne so, alla messa, ma il metro di misura sarà hai amato gli altri oppure non hai amato gli altri. Ok. Quel brano famoso che dice ero affamato e hai dato a me da mangiare, ero assetato e hai dato a me da bere, e viceversa, ero affamato e non mi hai dato da mangiare. Ecco, per me è il cuore del cristianesimo, dove c'è un Dio che addirittura rinuncia alla sua divinità, al suo essere onnipotente, e si incarna nell'altro e soprattutto nel povero.
E quindi un Dio che anziché onnipotente si presenta come onnidebole. Non so se riesci. È un onnipresente che si presenta come... Onnipotente. Sì, cioè, che si presenta come omnidebole, ecco, cioè Gesù cioè, Cristo. è un Dio paradossale, un Dio... Ok, adesso... mi sembra che sia, come dire, che sia il cuore del cristianesimo, ma sia anche una possibilità di, ecco, di costruire un mondo diverso da questo. Il paragone che Gesù fa per il giudizio universale, diciamo, per Yeah. il giudizio finale. Yeah, the final judgment. Ecco, il racconto dice, radunerà tutti i popoli e dividerà i buoni dai cattivi. Yeah. E dirà ai buoni, ero affamato io Yeah. e mi avete dato da mangiare, ero assetato, ero nudo, insomma ero povero e mi avete assistito. Yeah. I buoni risponderanno, quando mai? Ah, ok. A te Dio, a te Gesù Cristo abbiamo fatto questo. E lui dirà, ogni volta che lo avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, cioè a un povero della terra, è come se l'aveste fatto a me. Ok. E quindi c'è questo Dio che la filosofia, le religioni chiamano onnipotente, grande, infinito, Ok, eccetera, ok, eccetera, allora. che si incarna nel più piccolo, nel povero. Ah, ok. Ecco, questo mi sconvolge, ma penso sia il modo per cambiare il nostro mondo. È Dio che sembra dire, nel momento in cui tu incontri l'altro, e anche quindi l'altro che è il diverso da te, senza pensare a quello in cui crede, al colore della pelle, alla religione, alla cultura che l'altro ha, ma basta che tu hai il coraggio di incontrare l'altro, in quel momento incontri me e Dio. Secondo me è una cosa molto bella. E dire queste cose, cioè, o forse sono due i lavori che mi sento chiamato a fare e che mi sforzo di fare. Da un lato, ecco, è incontrare gli altri, incontrarli non come dire, per convertire, come una volta i missionari facevano, no? A volte imponendo il cristianesimo, no? Imponendolo anche con violenza. Incontrare gli altri per capire gli altri che pensano, in cosa credono, ecco, confrontarmi con gli altri. Nel Medioevo c'erano, accanto ai crociati che facevano guerra per imporre il cristianesimo, c'erano i pellegrini, i viandanti, che non so, venivano in pellegrinaggio a Roma o a Gerusalemme o a Santiago, in Galizia, a Santiago de Compostela. Ecco, per me questo viaggiare verso l'altro è diventato un modo appunto per vivere il mio cristianesimo. E quindi da quando sono stato mandato via dal seminario poi, io ho cominciato a fare a viaggiare, a fare dei viaggi, sono stato in luoghi dove, ecco, secondo me c'è da capire molto, c'è da comprendere quello che invece poi i giornali ci raccontano in modo non so quanto esatto. Sono andato in Palestina per capire il problema del contrasto tra ebrei e palestinesi, tra Israele e palestinesi. Sono stato in Turchia, sono stato in Iraq, sono stato in Chiapas, in Messico. Ecco, ho molti amici in questo camminare, insomma, in questo viaggiare ho avuto molti amici arabi, ho molti amici atei, ho molti amici protestanti o anglicani. Ecco, e mi sono arricchito di questo. E contemporaneamente a questo io mi sono impegnato a costruire nel posto dove abito, ecco, un luogo di convivenza pacifica tra persone. Io sono stato parroco per 10 anni in un piccolissimo paese
della Campania, un paese di 500 abitanti. Ecco, in questo paese sono un paese come dire, di montagna, quindi di persone con una mentalità molto tradizionale, come dire, chiusa. E invece poi in questo paese è avvenuto, secondo me, un miracolo, giusto perché parliamo di religione, ma è come dire, che in questo paesino si sono incrociate le strade di tantissime persone e sono stati accolti senza nessun problema, tantissime persone diverse da noi, dagli immigrati del Nord Africa oppure della ex Jugoslavia ai gay o ai no global, insomma. C'è stato un incontro che ha arricchito, diciamo, le persone del posto e ha arricchito chi è venuto in questo luogo. Ecco, in un mondo, il nostro è un mondo dove le diversità si scontrano. Ecco, in questo piccolo posto invece le diversità si sono incontrate e si sono arricchite reciprocamente, cioè nessuno ha imposto agli altri le proprie convinzioni, ma ecco, è stato bello perché ognuno ha rispettato l'altro e ha voluto imparare dall'altro qualcosa di nuovo. Ma perché riguarda il mondo, ecco, io non credo, mi sono convinto che, come dire, lo spirito e il corpo non debbano mai essere divisi, come almeno nella tradizione cattolica si è fatto per tanti anni. E quindi io penso che la storia dell'umanità ecco, sia qualcosa di, come dire, di materiale, ma c'entra anche lo spirito in questa storia. E quindi se il nostro mondo oggi è un mondo dove pochi ricchi, come dire, opprimono tantissimi impoveriscono tantissimi popoli, c'entra anche lo spirito in questo, cioè c'entra, come dire, da un lato uno spirito tra virgolette cattivo che non fa comprendere che l'attenzione all'altro, la solidarietà verso l'altro è positiva, e dall'altro c'è uno spirito, come dire, buono che sopporta anche i diritti calpestati, che la storia per me è guidata da Dio, ma è vissuta da noi uomini e donne, che appunto abbiamo un corpo e abbiamo uno spirito. Ecco, potremmo sintetizzare dicendo che la storia ha uno spirito, perché siamo noi che la viviamo, e quindi c'è il nostro spirito nella storia, e quindi riguarda ciascuno di noi se le cose non vanno bene. Quindi la globalizzazione mi sembra che sia, almeno come è vissuta oggi, qualcosa di negativo. What is globalization? Just for my come definisci globalizzazione per lui? How does it manifest in the ways that you're most concerned come about? Si manifesta nel modo in cui ti And are there any fanno positive preoccupare? aspects to globalization? Does it have any good side, or is it all hurting people? Come si manifesta e c'è qualche lato positivo o solo completamente negativo? Io credo che la globalizzazione sia positiva, teoricamente, e sia positiva se si realizzasse veramente ecco, se fosse per tutti gli uomini, cioè se fosse veramente globale. Ma la globalizzazione è soprattutto si dice la globalizzazione dei mercati, cioè soprattutto qualcosa di economico, che riguarda l'economia. E quindi ecco, secondo me la globalizzazione vera è una redistribuzione delle ricchezze ad ogni persona, ecco, per essere veramente globale. E invece ti accorgi che
è una globalizzazione di ricchezza per pochi, almeno solo per il nord del mondo, per un 20% del mondo si dice, dell'umanità insomma. Scusa, penso che il movimento no global o antiglobalizzazione bisognerebbe chiamarlo movimento per una vera globalizzazione, per una reale globalizzazione. So what are redistribution of wealth? I get that. What else would be part of real globalization that he hopes will come true? E quindi una vera democrazia anche nell'Occidente, che secondo me si vive delle democrazie un po' limitate, cioè delle democrazie, come dire, a parole, insomma. È una globalizzazione direi una globalizzazione della solidarietà, cioè dove chi ha di più dà una mano a chi ha di meno. E penso che questo c'entri molto con la fede, perché ecco, stiamo parlando del creato, quindi del creato voluto da Dio, insomma. E Dio ha fatto questo mondo, secondo me, ecco, ha creato tutto per tutti. Siamo noi che egoisticamente ci siamo appropriati di cose che non appartenevano solo a noi. I hope the next question won't be sacrilegious. E spero che la prossima domanda non sarà sacrilegiosa, non so come si dice, sacrilegious, non so come si dice, è una cosa... Sacrilegio, sacrilega. Ah, sacrilega. Vabbè, non c'è nulla di sacrilegio. Yeah, right. Anything goes. What would Jesus say about globalization and the world today? Cosa direbbe Gesù Cristo della globalizzazione del mondo di oggi? Ma ecco, Gesù Cristo ha detto che ci sono la globalizzazione comunque riguarda le ricchezze. La ricchezza è una, come dire, parlare di povertà e di ricchezza significa fare una sintesi di quello che è oggi la globalizzazione. E Gesù Cristo evidentemente era per i poveri, era contro un modo sbagliato di usare la ricchezza e soprattutto una schiavitù alla ricchezza. E io penso Gesù Cristo si arrabbierebbe, cioè sarebbe uno dei momenti poco pacifici di Gesù Cristo, come quella volta che ha scacciato, non so se ti ricordi, nel Tempio di Gerusalemme c'erano i mercanti che riguardano la globalizzazione del mercato, e Gesù Cristo li ha cacciati fuori perché ha detto che avevano ridotto il Tempio di Dio in un mercato, in un posto di ladri. Ecco, il Tempio di Dio è il mondo, è la creazione, la natura, è tutto quello che abbiamo, che oggi, ecco, rischia di diventare un mercato globale, insomma, dove l'uomo viene umiliato. È l'unico gesto violento di tutto il Vangelo. E ad esempio quando una famiglia di profughi serbi durante la guerra nella ex Jugoslavia ha bussato alla porta della mia casa parrocchiale, per chiedere qualcosa, insomma, per chiedere un po' di soldi. Ecco, io penso che lì Dio sia intervenuto, perché io ho detto a questa famiglia che potevano cominciare ad abitare lì insieme con me.
la mamma era incinta, insomma, avevano bisogno non solo di soldi, ma avevano bisogno veramente di essere accolti. Ecco, penso che lì Dio sia intervenuto, come dire, per aprirmi la mente ad accogliere queste persone, la mente e il cuore, insomma. Ma anche sia intervenuto perché, ecco, io ho visto Dio che visitava la mia casa, cioè Dio che bussava alla mia casa. What are you grateful for? Per cosa sei grato? A Dio. Per questo mio, come dire, per queste mie convinzioni. Ecco, sarebbe per questo mio modo di pensare, insomma, che mi piace. Sarebbe stato assurdo, lo penso oggi, insomma, lo penso guardando alle possibilità che avrei potuto vivere. Sarebbe stato assurdo essere un intollerante, un integralista, un talebano, insomma, ecco, sono grato perché sono fatto così. Ma un desiderio, come dire, ce n'è uno scherzoso che potrei dire subito, è quello di fare il Papa, visto che stiamo qua. Ma per proporre queste cose, non perché desidero tanto fare il Papa, per sconvolgere, insomma. To shake things up. Yeah. Mi farebbe piacere vedere questo, devo dire. I told him I would like to see that. Tell him when we see him up on the balcony, I'll know change is coming. Quando lui dice quando ti vede sul balconato saprà che verrà il cambiamento in imminente. Pensa un po'. Beh, realisticamente che Realistically. ecco, è avere la possibilità di proporre, a partire dalla Chiesa Cattolica, proporre, ecco, quest'idea di fratellanza universale, di comprensione reciproca, di accoglienza reciproca, cioè come dire, riscoprire all'interno della Chiesa Cattolica, che forse l'ha perso, queste sue radici che sono cristiane, insomma, che si fondano nel cristianesimo e che spesso contrastano con il modo di essere Chiesa Cattolica. Allora io, ecco, la domanda era che cosa desideri? Ecco, io desidererei che come dire, il piccolo impegno che riesco a fare, ecco, è per cambiare la Chiesa cattolica in meglio, per renderla più presentabile a questo nostro mondo, meno potente e più al servizio del mondo. Yeah, how do you reconcile, or what does it mean to be I don't know what the right word is, a dissident, or Disobedience. Yeah, what is disobedience within obedience? Like to be a Catholic priest, how is one? What is it to reconcile the disobedience within having given obedience? Ma anche, io penso che è l'anima del cristianesimo questo atteggiamento. C'è un episodio degli Atti degli Apostoli, che è il libro della Bibbia che racconta, come dire, la prima comunità, sì. Ecco, dove Pietro viene arrestato, rilasciato, e gli chiedono di non parlare più nel nome di Gesù Cristo, e lui dice: mi arresterete di nuovo sicuramente, perché io non posso obbedire a quello che mi state dicendo, perché bisogna obbedire innanzitutto a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco,
a volte per obbedire come dire, alla propria coerenza, a Dio, alla propria coerenza, per obbedire bisogna disobbedire. Bisogna disobbedire ai regolamenti, appunto alle leggi sciocche anche. Sant'Agostino dice che quando una legge è ingiusta, disobbedire è un dovere.